Ciao a tutti, oggi vedremo come pescare i polpi a pochissimi metri dalla riva, quindi un tipo di pesca che possono praticare anche i principianti. Prima giornata di pesca per la mia nuovissima fiocina Salvimar, che sostituisce la carissima fiocina che si è rotta nel video precedente. Per chi non l'avesse visto, lascerò il link qua in questo stesso video. Ho registrato queste immagini nella prima settimana di aprile. Come vedete l'acqua è molto limpida, il mare non è agitato, non è mosso, il sole splende, però l'acqua purtroppo è ancora molto fredda, sicuramente molto più fredda delle settimane precedenti. Sto pescando da circa un'ora e mezzo, capisco che il tempo a mia disposizione sta per finire perché inizio a sentire molto freddo, le mani sono quasi congelate, inizio a perdere la sensibilità. Finalmente, dopo aver cercato per tanto tempo, vedo un polpo dentro la sua tana. Probabilmente voi penserete che il polpo dentro una tana così piccola non può che essere minuscolo. Invece, come poi vedrete, non sarà proprio così. Polpi di grandi dimensioni possono nascondersi anche in tane molto piccole. Ecco perché è importante, quando si pescano i polpi, non trascurare nessuna tana, nessun posto dove i polpi si possono nascondere. Vedo che il polpo è abbastanza tranquillo, non è in allarme, così decido velocemente quale strategia adottare per poterlo pescare. Scelgo il raffio. Non voglio commettere lo stesso errore fatto in un video precedente, quindi non voglio che il polpo possa nascondersi ancora di più all'interno della tana, ma voglio provare a farlo uscire spontaneamente. Ho preparato il raffio e adesso inizio a pungere leggermente il polpo per infastidirlo. Come vedete tira fuori subito i tentacoli e cerca una possibile fuga. Lo pungo delicatamente in modo tale da non fargli male, ma dargli solo un po' di fastidio. La strategia funziona, come vedete piano piano inizia ad uscire dalla sua tana. L'acqua fredda inibisce i suoi movimenti, come vedete è molto lento. Prendo il raffio, lo pungo e lo estraggo. Il suo peso supera il chilogrammo. Mi sorprende vedere quanto sia grande e quanto fosse piccola paradossalmente la sua tana. Sono riuscito a catturarlo senza neanche immergermi, infatti la sua tana era a meno di 1,5 metri dalla superficie. Indosso una muta da 5 mm, ma i guanti sono da 2,5 mm. Come vedete non riesco ad afferrare i tentacoli perché ho perso quasi completamente la sensibilità nelle mani. Fortunatamente dopo tanto riesco a prenderlo, mi scappa il polpo, riesco ad afferrarlo nuovamente e lo inserisco all'interno del retino. Scuoto le mani per cercare di riattivare la circolazione e riscaldarle.
Ora cercherò di chiudere il retino, operazione che faccio normalmente in un paio di secondi, ma con le mani congelate diventa un'impresa quasi impossibile. Guardate, non riesco a chiuderlo, mi scappa l'elastico e perdo tanto tempo nel tentativo di mettere al sicuro il polpo che ho appena pescato. Sento davvero tanto freddo, così decido di fare un'ultima ripresa all'unico polpo che ho pescato oggi, faccio qualche fotoricordo e lascio la videocamera accesa per riprendere la mia uscita dall'acqua. Solitamente accendo la videocamera solo quando sto per eseguire una cattura, ma quando decido di interrompere la battuta di pesca, allora faccio un unico filmato fintanto che non esco dall'acqua, e così ho fatto anche questa volta. Convinto di non pescare altri polpi, vado verso la riva. Come potete vedere, l'acqua è davvero bassa. Probabilmente il fondale è a meno di 50 centimetri. Nuoto verso la riva e continuo a guardare il fondale. Lo faccio sempre, anche se sono quasi sicuro che ormai la battuta di pesca sia finita. Ripercorro il percorso al contrario. Quindi ho già controllato le possibili tane e ho già visto che purtroppo erano tutte vuote. Velocizzo le riprese per mostrarvi che si tratta di un'unica ripresa video. Nonostante mi trovi in un posto altamente frequentato dai pescatori, oggi sono l'unico sub nella baia. Sono quasi arrivato a riva, quando all'improvviso e incredibilmente vedo un altro polpo che riposa dentro la sua tana. Solitamente i polpi che si trovano vicino alla riva sono di piccole dimensioni, ma questo è decisamente grande. Non ci posso credere, è proprio lì davanti a me, a pochi metri dalla riva. Ancora incredulo, mi fermo qualche istante prima di decidere come poterlo estrarre. L'acqua è davvero molto bassa, guardate, il retino tocca quasi il fondo del mare. Io sono in piedi e l'acqua mi arriva sopra il ginocchio. Con molta calma estraggo il raffio, non potrei fare altrimenti dato che sono quasi interamente congelato, e vado ad estrarre il mio nuovo amico. Un colpo deciso e l'estraggo. È incredibile, ho trascorso quasi tutta la battuta di pesca senza vedere alcun polpo, e nel giro di 10 minuti invece ne ho catturato 2. Sole mi aspetta a riva. Inizialmente non si accorge che ho pescato un polpo, così cerco di attirare la sua attenzione. Finalmente Sole si accorge e mi scatta qualche bella foto. La pesca è un'attività davvero affascinante, può regalare grandi catture anche all'ultimo secondo. Bene, anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse vi invito a lasciare un like, attivare la campanella e ovviamente iscrivervi al canale. Se vi fa piacere lasciate anche qualche commento, aiutatemi a far crescere questo canale affinché io possa pubblicare sempre nuovi video. Grazie, buon mare a tutti.
ciao!